Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso siamo arrivati alla terza settimana in cui carico un video consecutivamente. Sono molto soddisfatto di questa cosa e spero piaccia anche a voi il fatto che sto prendendo una certa costanza sul canale YouTube. Comunque non voglio perdermi troppo in chiacchiere e voglio andare direttamente a presentarvi questa fantastica ricetta che in questo periodo di quarantena in cui bisogna restare a casa, e vi raccomando restate a casa, io resto a casa e cucino, fatelo anche voi. È una ricetta che non richiede molti ingredienti, quindi la può realizzare veramente chiunque, perché non dovete andare a comprare nessun tipo di ingrediente, perché sono sicurissimo che questi ingredienti li avete in dispensa e nel frigorifero. Quindi non perdiamoci in chiacchiere come detto e andiamo subito a vedere gli ingredienti che serviranno per realizzare questa fantastica ricetta. Gli ingredienti per andare a realizzare questa semplicissima ricetta sono principalmente due. Il primo ingrediente è il vino rosso. Mi raccomando, utilizzate un vino rosso secco, non troppo dolce, altrimenti andremo a fare un dessert. Il secondo ingrediente base per realizzare questa ricetta è il parmigiano reggiano. Io utilizzo un parmigiano reggiano stagionato 24 mesi. Adesso passiamo agli ingredienti facoltativi, o meglio quelli che daranno alla ricetta uno sprint in più. Quindi olio d'oliva 60 ml, però come ho detto sempre avrete tutte le dosi e gli ingredienti in descrizione. Del prezzemolo fresco che poi andremo a tritare al momento e inserire alla fine della preparazione con le ultime spadellate. E uno spicchio d'aglio in camicia che ci aiuterà a profumare l'olio in fase di risottatura della pasta. A questo punto tutti gli ingredienti sono stati presentati, come avete visto sono pochissimi e li avrete sicuramente a casa, quindi passiamo subito alla preparazione. Come prima cosa per la preparazione ovviamente acqua. Questa è la quantità che andrà messa all'interno della pentola, quindi poca acqua per la cottura della pasta. La pentola la metto qua di fronte così potrete vedere meglio tutti i vari passaggi e ovviamente l'induzione a cannone perché dobbiamo portarla a bollore. Mentre l'acqua è ancora fredda aggiungo all'interno di quest'acqua il vino rosso. Il vino rosso con l'acqua dovrà arrivare ad ebollizione e dovremmo aspettare circa 2 minuti in modo che l'alcol inizi ad evaporare e la nostra pasta non sappia troppo di alcol. Quindi dobbiamo cercare di far evaporare tutto l'alcol contenuto all'interno del vino. Su un altro fornello, mentre aspetto ovviamente che l'acqua e il vino arriva a bollore, vado ad riscaldare dell'olio d'oliva. Quindi farò andare quest'olio per un paio di minuti, lo farò riscaldare e poi all'interno dell'olio andrò ad aggiungere il nostro aglio in camicia. Ok, dopo un paio di minuti il nostro olio è arrivato a temperatura e aggiungo l'aglio in camicia. Nel mentre che l'acqua arriva a bollore, l'olio si riscalda con l'aglio in camicia, quindi tengo tutto pronto, vado a tritarmi il prezzemolo. Vi ricordo che questo, cioè il prezzemolo, è facoltativo. Trito il prezzemolo in modo molto semplice, con movimento rotatorio. Ok, perfetto. Questa è la consistenza che voglio raggiungere. Spero si veda nella ripresa. Come detto in precedenza, aspettiamo che l'acqua e il vino arrivino a bollore e andiamo a salarla come se stessimo salando l'acqua per la pasta. Mi raccomando, con il sale non siate timidi perché la roba deve essere condita, deve essere buona, perché noi quando mangiamo vogliamo godere e quindi bisogna usare il sale. Dopo aver aggiunto il sale aspettiamo un altro minutino in modo che comunque l'alcol che sta salendo, io ancora lo sento qua, in cucina poi lo sentirete se l'odore di alcol durante la bollitura è molto forte. Se quindi l'odore è molto forte aspettate un poco a calare la pasta. Ok, io penso che possa andare bene, quindi vado con gli spaghetti. Una volta che la pasta sarà tutta immersa all'interno della nostra acqua di vino, tra virgolette, anche se è più vino che acqua, aspettiamo circa 3-4 minuti. Comunque lasciamo in ebollizione in modo che l'alcol possa evaporare più velocemente. Sono passati circa 3 minuti da quando ho calato la pasta e la pasta risulta ancora molto al dente, quindi la lascerei un altro minutino prima di iniziare a risottarla.
Ma quello che posso fare adesso di già è levare l'aglio, che ha svolto ovviamente la sua funzione di rilasciare i profumi e gli aromi. Quindi tolgo l'aglio e aspetto, come ho detto, un altro minutino di cottura ancora per gli spaghetti, che andrò poi a risottare. Passato quindi il tempo necessario per far arrivare la cottura della pasta circa a metà 3/4, ecco, del tempo di cottura, trasferisco gli spaghetti all'interno della padella. Quindi con una pinza, molto semplicemente, trasferisco la pasta in padella. La temperatura della padella la porto al massimo e vale sempre lo stesso principio, come se dovessimo andare a realizzare un risotto. Quindi faccio alzare la temperatura e vado di acqua di cottura. Vale sempre la stessa regola: mai coprire completamente la pasta con il liquido di cottura, ma farlo a poco, in modo che l'amido venga rilasciato poco a poco e si veda sotto forma di crema. La risottatura in questo caso durerà all'incirca 2-3 minuti, dipende anche da che tipo di pasta state utilizzando. Siamo arrivati alle battute finali di questa preparazione. Guardate la crema che si sta formando. Questa crema diventerà ancora più prepotente aggiungendo il parmigiano. Quando avrò questa crema quindi all'interno della padella, potrò spegnere il gas, l'induzione, e aggiungere il parmigiano a neve, e andiamo a spadellare. La cremosità di questo piatto è una cosa impressionante, davvero. Guardate che crema, con 2 ingredienti che chiunque ha in frigorifero. Giusto con un altro po' di olio d'oliva, giusto per non farci mancare niente in questi giorni in cui dobbiamo comunque godere perché siamo già stressatissimi. E infine il prezzemolo tritato finemente in precedenza. Il piatto adesso è terminato e quindi quando un piatto è terminato bisogna assolutamente assaggiarlo. Quindi andiamo alla prova dell'assaggio. Volevo prima dell'assaggio farvi vedere questo piatto più da vicino, cioè questa preparazione terminata più da vicino, in modo che possiate apprezzare ancora di più la semplicità e anche la bellezza, trovo io, di questo piatto fantastico. Adesso però andrò davvero ad assaggiarlo. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto questo tipo di ricetta, davvero una ricetta, come dire, un po' fuori dalle righe, ma vi posso assicurare che è buonissima e ve la consiglio vivamente. Provatela. Adesso mi sembra però ovvio una prova dell'assaggio. Quindi vado. La cremosità è eccezionale. La cosa davvero curiosa e alquanto particolare è che gli spaghetti in pratica hanno preso un aroma di vino, quell'aroma che gli amanti del vino conoscono e quindi possono pure capirmi di che aroma sto parlando, ma ovviamente non c'è traccia di alcol perché l'abbiamo fatta evaporare ed è delicatissima. Acida al punto giusto per il vino, il parmigiano gli dà, diciamo, bilancia questa acidità data dal vino con la sua dolcezza, e il prezzemolo poi dà un senso, cioè un po' di freschezza. Una cosa che ci potrebbe stare molto bene è secondo me il limone, magari potrebbe essere un'alternativa per chi vuole fare un po' il figo, ecco. Quindi spero che abbiate apprezzato questo tipo di contenuto, noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando non dimenticate di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di condividere e attivare ovviamente la campanella delle notifiche. Ciao a tutti!